Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare questo podcast perché voglio parlare di un argomento importantissimo. Ve l'avevo già accennato durante i nostri ultimi video e poi sono stata sollecitata anche dall'esigenza di scoprire di più rispetto all'argomento da tante delle vostre email per superare delle circostanze che ci sembrano insuperabili. Tutto questo ha a che fare con la paura della morte. La morte è qualcosa, vi dico quello che diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica. James Hillman diceva che dobbiamo resuscitare la morte in questa società per dare vita alla società stessa. Questa è una società che ha paura dell'invisibile e la morte e tutte le grandi paure che abbiamo sono legate alla paura della morte. Quindi questa è una società che ha paura dell'invisibile, come vi spiego sempre, ha paura degli dei, ha paura delle forze naturali e ha paura quindi degli dei, ha paura delle emozioni. È una società che anestetizza l'emozione, anestetizza l'evento, è una società che tende al visibile e quindi la vita a tutti i costi. È una società patricentrica. Vi ho raccontato già in un altro video che abbiamo avuto a che fare anche con delle società matricentriche, dove invece il valore della morte era molto più considerato di quello della vita. E basti pensare che in alcune società molto antiche, mi viene in mente quella dei Maya o i Vichinghi, ecco, quando si giocava al gioco della palla, al vincitore andava in premio la morte. Si dava completamente credito ai valori dell'invisibile, quindi del femminile. Ed erano società eccessivamente matricentriche. Ecco, oggi ci troviamo in una società eccessivamente patricentrica, cioè volta al visibile, iperrazionale, con una mente razionale che non lascia spazio alla poesia, alle emozioni, e quindi ci fa avere una paura tremenda di tutto ciò che è sconosciuto. Lo sconosciuto per eccellenza è l'invisibile e quindi la morte, perché quando la mente non vede, quando i tuoi occhi visibili, quando i tuoi occhi non vedono, c'è il buio e il buio rappresenta tante connotazioni, dalla morte all'invisibile, al Dio, alla fede, tutti questi valori sono stati completamente calpestati. Abbiamo questa società e quindi anche le tue credenze interne che hanno strettamente connesse al visibile. E da alcune vostre email ho visto questa esigenza di parlare di questo argomento per iniziare a sedimentare in voi la vera consapevolezza. Sono conoscenze antiche che voi dentro ce le avete, va bene? Il fatto stesso che andate a dormire, quando la sera andate a dormire, quella è una piccola morte. Perché, come vi dicevo anni fa, quando noi dormiamo andiamo sul campo astrale. Bene, il campo astrale è laddove noi staremo quando lasceremo il piano terreno. E quindi l'anima è abituata alla morte, all'invisibile. Però la tua mente razionale no. L'anima sta già nell'invisibile, la tua mente razionale no. Ricordiamo che i parametri della mente razionale sono prevedibilità, misurabilità e controllabilità. Quindi l'invisibile non è prevedibile, controllabile e misurabile. La morte è uguale. Vi ho detto già in un altro video che tutto appare e scompare. È un'immagine della tua anima. La morte stessa e la vita stessa, la vita quella che si vede sulla terra, è un'apparizione. È tutto come se fosse vero. Ma la verità è nell'invisibile. Non c'è niente che non sia un'illusione della coscienza
I buddisti la chiamano citta maya, inganno della coscienza. Nella filosofia tolteca abbiamo il sogno, ma lo stesso James Hillman, lo stesso Jung diceva che tutti stiamo sognando. Sogniamo quando dormiamo, sogniamo quando siamo durante la veglia. È tutto un sogno che appare e scompare. E siamo noi i sognatori del sogno. Noi non intesa come personalità, come individuo. Noi come individuo e personalità possiamo co-creare insieme al sognatore che è la nostra anima. E quindi siamo noi i sognatori che stanno facendo il sogno e quelli sognati. Ossia, la mia anima sta sognando il personaggio di Francesca. E Francesca, per iniziare a fare dei sogni co-creati, quindi con la propria volontà insieme a quelli dell'anima, si deve alleare all'anima, deve risvegliarsi al fatto che sta sognando. E quindi, se tutto è un sogno, anche la morte lo è. Stai sognando di morire, non stai morendo davvero durante la tua vita sulla terra. E quindi noi pian piano andiamo a risvegliare la coscienza sopita, la mente creativa, che va a includere questi concetti più complessi, ma complessi non significa difficili, perché comprendono una visione più ampia della realtà. Una visione che la mente razionale, essendo limitata, essendo una piccola diga, una piccola scatolina, non può contenere le grandi verità. Sono verità a cui ci devi arrivare con il cuore, con il sentire. E la mente si deve abituare a questo. È un lavoro, è un processo di risveglio. Quindi la morte, anche la paura che avete della morte, la morte dei vostri cari, verso voi stessi, come vi ho raccontato nel mio primo libro, Il risveglio della coscienza, la mia conoscenza è stata mossa dalla paura della morte dei cari. E da lì iniziò tutto il mio viaggio alla scoperta delle conoscenze esoteriche che mi spiegassero. E quindi, come vi dico sempre, è la conoscenza che rende l'uomo libero. Libero da cosa? È libero dalla sua mente. Perché tutte le nostre paure sono limiti che esistono solo nella mappa mentale. E se noi vogliamo diventare maghi e liberi, dobbiamo uscire fuori dalla mappa mentale, usare un'altra mente. La morte, allearsi alla morte proprio come, perché c'è già, è già insita dentro di te. Quindi rifiutarla significa rifiutare il tuo più grande potere. Vi ricordate che vi ho già raccontato del film Matrix, dove il protagonista di nome Neo riesce a sconfiggere tutti i nemici solo quando muore? A cos'è che muore? Muore al senso dell'io, dell'ego. L'ego è un accumulo di credenze indotte dall'esterno, drasticamente limitato. Tant'è che Neo ha i superpoteri solo quando riesce a morire a se stesso e si risveglia all'anima e sconfigge tutti i nemici. Resuscitare la morte, come diceva James Hillman, significa allearsi all'invisibile. Allearsi all'invisibile significa allearsi al tuo sé superiore, che è l'invisibile, che è la morte, perché non si vede. E quindi, o al tuo sposo celeste o sposa celeste, come lo direbbero gli sciamani, al tuo spirito guida, è la stessa cosa. Quindi anche allearsi a tutti gli spiriti, allearsi a ciò che non si vede e averne profondo rispetto. Dovete sapere che per la tradizione tibetana il morente e il vivente sono la stessa cosa. Si chiama il morente colui che non si vede, l'invisibile, la tua parte invisibile.
e si chiama vivente quella parte che tu di te stesso o di te stessa vedi. Per la tradizione tibetana, quindi, il morente, quando si lascia il corpo fisico, noi continuiamo ad essere vivi in qualità di anima. Veniamo chiamati però solo morenti, non abbiamo la parte vivente, abbiamo il morente. E questa parte di noi viva che si chiama morente ha un suo corpo. Questo corpo si chiama corpo di Bardo, Bardo con la B di Bari. Questo corpo di Bardo è un corpo sottile che non si vede. È un veicolo che serve a fare il passaggio tra un'incarnazione e la successiva. Quindi quando noi muoriamo perdiamo il veicolo fisico e abbiamo il veicolo sottile. Quando noi invece siamo vivi, siamo sia il morente che il vivente, abbiamo sia il corpo fisico, sia il corpo di Bardo, lo stesso corpo di Bardo che utilizzeremo solo quando lasceremo il corpo fisico, dopo la morte fisica. Ma vi ho detto prima che noi il corpo di Bardo lo manteniamo sempre, è il corpo astrale. E con questo corpo astrale tu vai ogni notte nel regno astrale. È lo stesso corpo con il quale farai il passaggio tra un'incarnazione e l'altra. Quindi ognuno di noi è morente e vivente simultaneamente. D'accordo? L'anima è sempre viva, ha due, possiamo dire, vestiti, uno fisico e uno di Bardo, più sottile. Ecco, resuscitare la morte significa iniziare a comprendere questi concetti reali. Fede nell'invisibile, che è già insito, cioè devi solo imparare a vederlo, chiudendo gli occhi esterni che guardano fuori e guardando con gli occhi del cuore, quelli interni. Secondo la filosofia buddista abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori e 2 che guardano dentro. Quando chiudi quelli fuori e apri quelli dentro, vedi la verità. Quindi noi pensiamo erroneamente che viene prima la nascita e poi la morte. Come vi dico sempre, il cammino spirituale è un cammino controcorrente, cioè i valori si ribaltano, sono valori ribaltati. Avviene prima la morte e poi la nascita. La morte viene prima della nascita, quindi l'invisibile c'è prima del visibile. Allora dobbiamo proprio ribaltare la prospettiva con la quale guardiamo le cose, perché è la sola ed unica prospettiva reale. Perché? Cos'è che fa la differenza? È come guardi le cose che ne determina il risultato. Questo ce lo insegna oggi la fisica quantistica. È come guardi le cose che determina il risultato. È l'osservatore che cambia o determina il risultato. È la narrazione che ti fai dell'evento che cambia l'evento. È la narrazione che ti fai dell'evento che è un'ente, entità, Dio, spirito, che cambia l'approccio di quell'evento o di quel Dio nei tuoi confronti. E in questa società, come diceva anche James Hillman, la morte è morta e sepolta e dobbiamo resuscitarla. Dobbiamo ribaltare i valori ed è questa l'unica rivoluzione che cambierà veramente le cose. Allora ti dico che il mondo, cioè il sistema di credenze interno tuo, la tua mente razionale, ma anche il mondo fuori, tenterà sempre di fermarti attraverso la paura dell'invisibile, della morte. E quindi come si fa a superare questa paura? Appellandoti al Dio Pan, che anche, come vi ho spiegato in un altro podcast, il Dio Pan è l'unico Dio che è morto. Ma cosa vuol dire un Dio che è morto? Un Dio non può morire. Il Dio Pan era il Dio della natura selvaggia. E quindi quando si dice un Dio muore, non è che muore il Dio. Quando un Dio non è più nell'immaginario collettivo delle persone, allora si dice che il Dio muore. Resuscitare Pan cosa significa? Avere il coraggio
di sentire la tua natura profonda. E la tua natura profonda contempla un'invisibilità incredibile da cui tutto è generato. E quindi il Dio Pan, che deve essere invocato per avere il coraggio di sentire tale invisibilità, il Dio Pan, resuscitare la morte significa resuscitare Pan, cioè la vera natura dell'uomo, che è invisibile e visibile. E allora, alleandoti con il Dio Pan, ti allei anche alla dea della morte, che è la tua più grande alleata. Morire significa morire al senso dell'io. Quando non hai più paura di morire, morire significa muoiono le tue credenze, tutto quello che credi di essere, la tua identità. Noi dobbiamo distruggere la nostra identità per nascere come anima, che non ha nessuna identità, che sono confini illimitati. E quindi praticare questi concetti, distruggere il senso dell'io, cioè tutte le tue credenze, quello che credi di essere. Perché quello che credi di essere con i condizionamenti che hai è un corpo fisico che può morire. E un corpo fisico che può morire ti dà paura, ossessione, ansia, attacchi di panico. Il tuo corpo fisico è una mera illusione. E l'obiettivo, il goal dell'essere umano è superare questa sua concezione limitata dell'essere in tutte le sue forme. E sono concetti complessi, però non ci devi arrivare con la mente, perché la mente è quel senso dell'io limitato, non puoi comprendere con la mente. Devi aprire un'altra mente che abbiamo tutti, bisogna allenarla. Con la pratica all'invisibile, con offrire se stessi all'invisibile, al proprio sposo, sposa celeste che sta nell'invisibile. La morte è la tua più potente alleata e l'invisibile il tuo più potente alleato. Quando non hai paura di morire, vinci su tutto. E allora la ribellione sta proprio su questo. Ci si ribella alla mente in nome dei valori dell'anima. Ribellarsi a ciò che a tutte le credenze della mente è la forza che ci permette di lasciare quel conosciuto, ciò che si vede, e andare verso lo sconosciuto di cui la mente ha paura. Ribellarsi alla mente e ai suoi calcoli, perché la mente calcola sulla base di valori di bene e male, giusto o sbagliato, che sono indotti, ossia sono le norme, le leggi, le regole. Allora dovete diventare anarchici. Ma la vera anarchia è sempre uno stato interiore. Quando non ti fai più influenzare dalle tue credenze mentali, ossia tutte le teorie della tua mente, sulle quali si fondano poi tutti i principi di bene e male, giusto o sbagliato, che sono indotti dal sistema. Un grande maestro diceva: sbrigati a morire, altrimenti dovrai morire per davvero. E quindi sbrighiamoci a morire, altrimenti ci tocca morire per davvero. Sbrighiamoci a distruggere il senso dell'io, altrimenti la nostra morte la crederemo vera. Allearsi all'invisibile e allearsi a tutto lo spirito, il divino, tutto è spirito. Tutto è divino. Quando parlo di divino, il divino non è una cosa soltanto, è l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Allora allearsi all'invisibile non è solo e alla morte non è soltanto al tuo sposo, sposa celeste o al tuo sé superiore, allo spirito guida. Allearsi a tutti gli spiriti che esistono, spiriti delle cose, della natura, ma soprattutto confidare nella perfezione di ogni cosa che esiste, in quanto viene fuori dalla creazione della tua anima e dall'anima del mondo. L'anima del mondo e la tua anima siete la stessa cosa, e l'anima del mondo e la tua anima non possono sbagliare.
Lo sbaglio, giusto o sbagliato, bene e male, sono parametri della mappa mentale e se vogliamo vincere dobbiamo uscire dalla mappa mentale, utilizzare un altro strumento che è la mente creativa, sovramente, come vi ho spiegato nel mio libro Il risveglio della coscienza, il manas superiore. Per Dio appunto, tutto è bello, tutto è bellezza. Dall'uragano più feroce alla tempesta indicibile, alle forze della natura che esplodono, tutto è bellezza, tutto è perfetto. E la mente, siamo noi che con la mente abbiamo il giudizio. Molti di voi mi avete chiesto come faccio ad eliminare totalmente i pensieri negativi. E già qui stiamo mettendo un giudizio. Come vedete, è la mente che discrimina. E in tutto il percorso che vi esorto sempre a fare è uscire fuori dalla mente razionale e utilizzare un altro tipo di mente. Cosa intendiamo per pensiero negativo? Quando diciamo pensiero negativo stiamo giudicando, no? Stiamo giudicando secondo dei parametri di riferimento che abbiamo al nostro interno. Tali parametri di riferimento che abbiamo al nostro interno sono certamente indotti dal sistema di credenze in cui ci troviamo. Per esempio, pensiero negativo ossessivo di qualcosa che riguarda, perché mi è riguardato da vicino, della morte dei miei genitori. Molte di voi mi avete scritto, avevano lo stesso pensiero ossessivo, ma come lo si può avere per il pensiero ossessivo negativo per la morte di un figlio? Quindi pensiamo incessantemente che nostro figlio possa morire da un momento all'altro, o nostra madre, nostro padre possa morire da un momento all'altro, e viene questo pensiero ossessivo. Allora, tutti questi pensieri o quello che vedi sono immagini della tua anima. L'anima ti manda delle immagini affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza emozionale. Io ho questo pensiero ossessivo da quando sono piccola, sui miei genitori. Ma non è che sono morti, non si sono disincarnati, mi spiego, è un pensiero ossessivo. Il mio pensiero ossessivo su qualcun altro non fa dipendere l'esito della vita di qualcun altro. Sono immagini che la mia anima mi proietta affinché io ne possa fare un certo tipo di esperienza. Io non posso intervenire sulla vita dell'altro. Lì parliamo di karma, di dharma. Quindi il mio pensiero, se non lo so usare bene, influenzerà negativamente solo me. Ma non è che mi influenza negativamente. Diciamo che mi devo servire di quel pensiero per farne un'esperienza evolutiva, d'accordo? Come chi può avere un pensiero ossessivo della morte di un figlio, può durare per tutta la vita questo pensiero ossessivo. Quindi l'unica relazione che abbiamo sono quella con le nostre emozioni. Quali emozioni ti scatena questo pensiero? Le emozioni sono dei, l'unica relazione che abbiamo sono con le nostre emozioni. Allora, quando abbiamo pensieri ossessivi che giudichiamo negativi di questa natura della morte, per esempio, ma come qualsiasi altro tipo di pensiero che viene giudicato negativo, dobbiamo relazionarci con le emozioni o con l'emozione, cioè con il Dio che ci viene a trovare. In questo caso, quello della morte, possiamo ricondurlo alla dea Kali, per gli orientali, o la dea Ecate, la triplice dea. Allora c'è la dea Kali o la triplice dea Ecate che ti sta bussando da un tot di tempo e tu hai paura ad aprirli. E più non la senti, più non la senti, più non la senti, sì, ti farà sempre avere più paura. Lasciarsi andare all'emozione è l'unica strada di libertà dal pensiero negativo. Noi giudichiamo col sistema di credenze che abbiamo negativo tutti i pensieri che non sono conformi alla cultura odierna. E in questo, come vi stavo dicendo prima, questa è una cultura, una società che ha paura della morte, cioè ha paura dell'invisibile, cioè ha paura degli dei, ha paura degli spiriti, ha paura del femminile.
E quindi Madre Terra cosa fa la Grande Madre? Ti proietta tutte le immagini e tutti i pensieri possibili affinché tu possa avvicinarti sempre di più all'invisibile. Come la paura della morte di tuo figlio, di tua figlia, di tua madre, di tuo padre, di un tuo parente, di una persona cara. Sono tutte immagini dell'anima. Questo è un momento storico, ragazze mie, ragazzi, si chiama Kali Yuga per chi non lo conoscesse, è un momento storico il più oscuro dell'umanità. Oscuro cosa vuol dire? Slittato solo da una parte, iperrazionale, in cui si esclude completamente l'ombra, l'invisibile, la notte, la dea Nix, la notte, l'anima e l'invisibile e l'idea, escluso completamente. Ecco perché è il periodo più oscuro dell'umanità, perché è un periodo mozzato, monco, manca dell'altra parte, manchevole della parte vera. Ecco perché è il più oscuro, perché se manca la verità è oscurità e l'oscurità è mancanza di fede, perché si è completamente sotterrata la morte. Ma la morte è una dea, è un Dio. Tu non puoi sotterrare un Dio. E quindi quello verrà fuori sempre più prepotentemente, come più prepotentemente verrà fuori il Dio Pan, che è strettamente connesso, la paura di sentire l'invisibile. Allora l'anima ti manda le immagini più atroci, e immagini non solo soltanto i tuoi pensieri, le immagini dell'anima sono quello che ti accade quotidianamente nella 3D, affinché tu non senti quella fede nell'invisibile. Quindi tutto ciò che è negativo, o che noi giudichiamo negativo o positivo, è secondo i parametri di una mappa mentale, razionale. Se noi vogliamo vincere, dobbiamo uscire dalla mappa mentale, uscire dalla mappa della mente. Io so di non sapere, diceva Socrate. Distruggere ogni tua credenza, il senso dell'io, quello che credi di essere, distruggere la tua identità, quello che credi di essere o di essere diventata o diventato. Perché dall'altra parte, nell'invisibile, quello che i tibetani chiamano il morente, che è la tua parte invisibile, che è l'invisibile di tutte le cose, dall'altra parte c'è un'illimitata e sconfinata possibilità. Quindi qua non c'è il problema. Non si parla di eliminare i pensieri negativi, perché si tratta di eliminare proprio i parametri di riferimento. I parametri di riferimento, si tratta di eliminare, salire sopra, non eliminare perché non la possiamo eliminare la mente razionale, usare un altro tipo di parametro, che è quello della mente creativa, in cui contempla il visibile e l'invisibile, vivente e morente, gli dei e le forze della natura, la parte reale, quindi l'invisibile, e la parte fenomenica, cioè il mondo delle forme, che è pura apparizione, non è reale. Bisogna allargare la mente, andare su un'altra mente che contempla diversi parametri. Però oggi abbiamo una psicologia da bar veramente dilagante, con questo elimina i pensieri negativi. I pensieri negativi giudichiamo negativi perché ci fanno soffrire. Il dolore è la chiave di volta, il dolore è il sentire l'emozione, perché se noi abbiamo cambiato i parametri di riferimento e vediamo nelle emozioni, in quello che la nostra mente giudica negativo, la chiave di volta della nostra libertà, e quindi non giudichiamo più negativa l'emozione della tristezza, la dea della tristezza, la dea dell'abbandono, la dea della solitudine, la dea della morte, mi spiego? Hai cambiato mente e quindi anche parametri, quindi non ci sono più pensieri negativi. Ognuno di noi ha un percorso, non si può nemmeno intervenire sulla vita di qualcuno se non avendo un approccio onnicomprensivo delle cose. Non puoi salvare la vita a qualcun altro che ha un percorso karmico e dharmico prestabilito. L'altro è anche un'immagine della tua anima. L'immagine della tua anima che l'altro può essere in pericolo ti sta mettendo davanti a un'emozione importante con la quale tu devi avere a che fare. La relazione ce l'hai con l'emozione, non ce l'hai mai con l'altra persona.
ce l'hai sempre con la tua emozione che grazie all'immagine dell'altra persona tu hai. È sempre la relazione con le tue emozioni, con gli dei. Vi faccio un altro esempio. Mio padre stava male, è stato sempre male poi negli ultimi anni, poi si è ripreso, ok. Quando ho capito il gioco del fatto che mio padre poteva essere in fin di vita, a detta dei dottori, perché non respirava, eccetera, allora quando ho capito che le mie paure angoscianti, tutti i miei sforzi deputati a fargli cambiare stile di vita, eccetera, 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 non arrivavano da nessuna parte, quando ho capito che la relazione non era con mio padre, ma con l'emozione che grazie all'immagine che mio padre poteva essere uno stato di precarietà in tal senso, quindi l'immagine di mio padre in quello stato era la mia emozione, dovevo avere a che fare con la mia emozione, perché gli altri membri della famiglia non avevano questa paura, avevano sempre apprensione fortissima, ma la mia paura era profonda, atavica, era la mia emozione. Dovevo avere a che fare con la mia emozione, gli altri avevano un'emozione diversa, seppur di apprensione forte. Ecco, le relazioni sono sempre con le nostre emozioni. E allora, che emozione mi stava portando l'immagine di mio padre che poteva essere in pericolo di vita? Allora io avevo paura della morte, avevo paura della decadenza. E la mia anima voleva che io mi avvicinassi a quel sentire e lasciassi scorrere tutta l'emozione. Allora dicevo, dea della decadenza, dea della morte, fammi essere alla tua altezza. Io ho fede in te, non c'entra niente mio padre. Mio padre è un'immagine della mia anima affinché io faccia esperienza di un Dio, affinché attraverso tale esperienza di questo Dio, di questa emozione, io mi possa affidare e dare ad essa. Non posso controllare, prevedere o gestire. Io mi devo affidare. E mio padre è l'immagine che la mia anima sceglie per farmi fare questo tipo di esperienza. Adesso mio padre sta bene, alla sua vita, alla sua quotidianità, in cui però le sue abitudini non sono cambiate. E quindi io mi interfaccio con l'emozione che mi arriva da questo. Non possiamo operare un cambiamento sugli altri, dobbiamo interfacciarci con le emozioni che gli altri ci scatenano perché sono i nostri dei. E non posso controllare, prevedere o gestire il suo comportamento di mio padre e le sue abitudini. Mio padre ha il suo percorso. Se io l'ho scelto in qualità di anima è perché mi serve la sua immagine affinché io faccia il mio e vada incontro al mio perfetto destino, che è l'inclusione di quello che mi scatena. Ho piena fede e fiducia nell'anima che incarna mio padre, nello spirito di mio padre e nel suo percorso. Non ho più nessuna prepotenza, perché l'ardire della mente di voler controllare il Dio o l'anima di qualcuno è prepotenza. Non ho alcuna prepotenza di pretendere di gestire il Dio che lo incarna. E questo ha fatto ribaltare i valori. Questo non significa che non ho delle botte emozionali quando tossisce o quando il suo stile di vita non è cambiato, ma ho cambiato la visione. Ciò vuol dire mi interfaccio con l'emozione che mi scatena, non ne sono più vittima, di conseguenza sto sul cammino evolutivo consapevole. Ma ciò non significa che non soffra. Mi spiego? Ma soffrire oggi cioè provare il dolore, la botta dell'emozione, so che non è negativo, non è un pensiero negativo, è una botta evolutiva. E siccome la prospettiva che cambia l'evento, cioè come guardi le cose che cambia l'evento, allora quell'evento mi porterà sempre gradi di consapevolezza in più, potere in più,
cambia l'evento. L'evento non è più negativo, ma evolutivamente distruttivo. Distruttivo di cosa? Delle mie resistenze. Resistenze a cosa? Resistenze al darmi all'emozione, darmi all'emozione, mi devo dare all'emozione, mi affido all'emozione. Mi spiego? Sono consapevole, non sono più vittima dell'evento che accade o che può accadere o che accadrà, perché sto sciogliendo quelle paure, attaccamenti che ci portiamo dietro di vita in vita, perché agire sul karma, che è ignoranza della mente, ve l'ho spiegato in altri podcast precedenti, agire sul karma significa scegliere con libero arbitrio come approcciare alle vecchie emozioni, cioè agli dei che si ripetono da vite a vite e vite, affinché io non dica sì, lo voglio, fai l'amore con me, Dio della frustrazione, della tristezza, dell'abbandono, sì, lo voglio. E questa è la sola strada per la libertà, è la sola strada se io voglio iniziare a scegliere le emozioni, ossia gli dei con i quali interfacciarmi, le successive emozioni con le quali interfacciarmi, che possono essere, per parlare in termini comuni di mente razionali, emozioni stratosfericamente felici, allora io prima devo risolvere le vecchie, altrimenti io non posso contenerle le nuove, non posso sentirle, non posso vederle. Siamo in un momento storico in cui le persone hanno perso il senso del sacro, hanno perso il senso dell'invisibile, e sradicare queste credenze iperrazionali è un lavoro importante. Io stessa quotidianamente me ne faccio capace, e le emozioni che la società attuale ha tolto, ha anestetizza e ha sotterrato sono la dolce tristezza, la dolce malinconia, la dea della solitudine, la frustrazione, la dea dell'abbandono, tutte emozioni imperative in questo momento storico per riprendere il potere, sciogliere il karma di questo protrarsi degli stessi eventi e iniziare a sentire la bellezza. Ci dobbiamo confrontare per forza con queste emozioni, per forza, ma confrontare significa affidarsi. E più la società è meccanica, iperrazionale, più le emozioni di questa natura sono forti e saranno forti, perché è un'esigenza dell'anima. L'anima, come diceva James Hillman, vuole emergere, e l'aspirazione dell'anima ad emergere contempla in questo primo passaggio dell'umanità l'inclusione totale di queste fortissime emozioni, fortissimi dei che vogliono essere accolti. Questo tipo di approccio non contempla più i parametri di misurabilità, prevedibilità, governabilità. Io non posso governare e gestire un Dio o governare e gestire la vita di qualcuno. Mi spiego? E come vedete, ragazze mie e ragazzi, qua ritorniamo alla storia di Amore e Psiche. Quando Psiche, nel suo viaggio iniziatico, che è la vita quotidiana di tutti noi, deve ritrovare la fede nell'invisibile per trovare poi amore, che poi lo trova alla fine. È proprio questo il viaggio iniziatico dell'essere umano, fede nell'invisibile. Psiche non vedeva amore, eppure con coraggio superava le prove. Le sue stesse emozioni sono le prove, sono gli dei che gli danno la forza nel momento in cui tu li accogli. Noi abbiamo un karma che si ripete da vite a vite, vite e vite. Noi abbiamo delle emozioni, stesse emozioni che si ripetono per tutta la nostra vita, seppur si palesano in circostanze differenti. Abbiamo sempre le stesse emozioni, gli stessi dei. Perché? Perché siamo come pietrificati alle nostre emozioni dell'infanzia, solitamente legate al secondo chakra. Essendo pietrificati alle emozioni dell'infanzia, di abbandono, malinconia, rifiuto, eccetera, riperpetuiamo sempre quelle stesse emozioni. E nella società attuale quelle emozioni sono bandite, sono da anestetizzare. Quindi noi continuiamo a ripeterle perché loro ci stanno dicendo di utilizzare un altro tipo di approccio, che è quello di spietrificarle queste emozioni.
cioè accoglierle finalmente. Quando tu inizi ad accogliere queste emozioni, dolce tristezza, malinconia, abbandono, morte, eccetera, solo lì tu puoi iniziare a creare nuove emozioni e quindi a co-creare con gli dei gli eventi che vuoi realizzare, o meglio, scegliere con gli dei quale emozione sperimentare e poi avrai l'evento che ti permetterà di sperimentare quell'emozione, perché come vi ho detto, vengono prima sempre le emozioni, il Dio che vuole che tu lo ascolti e poi si palesa all'esterno l'evento affinché tu possa sperimentare quell'emozione. Quindi viene prima l'emozione, cioè il Dio, poi si scatena l'evento, che è una sorta di recita della messa in scena del Dio, dell'emozione. Ecco, noi ripetiamo sempre le stesse scene da tutte le vite, perché abbiamo queste emozioni legate alla prima infanzia. Non ci ha insegnato nessuno ad accoglierle. Veniamo educastrati sin dall'infanzia a tenere sotto controllo le emozioni, a tenere sotto scacco la nostra natura selvaggia con la mente e quindi tutte queste emozioni sono pietrificate lì e ritornano in forme sempre più grosse, noi continuiamo ad anestetizzarle, soprattutto con i perché, con l'analisi, ma quando tu le anestetizzi, le emozioni che sono gli dei, con l'analisi, per sentire un po' meno, come vi spiego sempre, per sentire un po' meno, e allora tu sei vittima di qualcosa, di una credenza limitante e non stai sentendo quel ruggito del Dio che vuole esprimersi all'interno di te e stai al servizio del sistema, che è il tuo sistema di credenze, che vuole prevedere, misurare, governare un Dio, che è lo stesso sistema di credenze esterno, che poi è la stessa cosa. Un sistema che ti vuole vittima e non creatore, non mago. Il Dio non vuole essere giustificato, ma si vuole esprimere. Allora, siamo pronti a supportare il ruggito del Dio? Siamo pronti quindi a diventare maghi? Un mago è potentissimo. E se tu vuoi anestetizzare qualcosa per sentire meno, come fai a essere mago? Come fai a co-creare con gli dei? Perché, come vi insegno sempre, l'emozione è forza, è una forza. Quando la fai pervadere dentro di te tutta quanta, ti accorgi che non è più rabbia, come piuttosto può essere tristezza, paura della morte, idea della morte. No, ti arriva una forza incredibile. Ma tu devi essere capace di supportare la forza dell'emozione quando arriva che la stai giudicando negativa. Allora lì, con l'affidarsi a questa emozione, capirai quando arriva all'estremo in cui tu ti arrendi, ti abbandoni, che è tutta forza che hai preso, energia nel tuo corpo che hai preso. Quindi quando le togliamo la categoria di emozione negativa, come può essere qualsiasi tipo di emozione che la tua mente razionale giudica negativa, allora sentiamo che è solo forza, è pura energia. Ma le emozioni, per il semplice fatto che ritornano sempre le stesse cose e col modus operandi che abbiamo avuto fino a questo momento, di analizzare o di anestetizzare queste emozioni, analizzare con la mente, anestetizzarle con la mente e con la pillolina, come vi ho detto sempre, significa che c'è qualcosa che non va, significa che non è l'approccio giusto. E perché quando, come vi state scrivendo in centinaia di voi, iniziate a sentire quelle emozioni, a essere all'altezza del Dio, allora le cose iniziano a cambiare? Perché vi state dispietrificando, vi state togliendo, che siamo pietrificati davanti a quelle emozioni dell'infanzia. Allora per creare una realtà nuova e quindi anche nuove emozioni da sperimentare, diverse, non voglio dire positive, però avete capito. Allora prima devi vivere quelle che ti si stanno ripresentando non solo da questa vita, ma anche da altre incarnazioni, sempre le stesse. Quindi per creare il nuovo devi distruggere il vecchio. In alchimia il processo che stiamo vivendo noi di destrutturazione delle vecchie credenze e quindi sentire gli dei connotati come emozioni negative si chiama alchimia inferior. E vi ho detto anni fa che è certo che l'umanità può evolvere anche nell'alchimia superior. Cioè, vi ricordate anni fa che vi dissi un dolore cane, un dolore atroce,
ha un'esperienza evolutiva altrettanto grande quanto può esserlo guardare un tramonto per chi è già risvegliato, per chi ha già questo approccio in sé, per chi ha già dispietrificato le proprie vecchie emozioni che si ripresentano di vita in vita. Cioè si può evolvere nell'alchimia superior, sì, ma devi finire il processo dell'alchimia inferior. Mi spiego? E cosa significa questo processo dell'alchimia inferior? Il regno egregorico, in cui si è vittima, in cui è persa l'altra parte della verità, che è la verità vera, l'anima, la morte, l'invisibile. Allora quando ti allei all'invisibile, ti allei alla morte, che è dentro di te, hai il tuo più potente alleato. E allora sì che puoi evolvere nell'alchimia superior. Sei mago, sei sciamano. Come lo fai? Col processo di inclusione di queste emozioni. E finché tu giudichi un'emozione negativa, ti farà male, sempre, perché è il tuo giudizio che cambia le cose. Finché tu giudichi la tristezza, la rabbia, la dolce malinconia, la solitudine o la morte negativa, l'emozione stessa che è un Dio si perturba, sarà negativo con te, ti farà male, mi spiego? Il mondo fuori è un riflesso di come tu giudichi, di quali sono le tue credenze. Allora ripeto, se tu giudichi negativa la morte, la tristezza, la malinconia, la solitudine, tutte le emozioni in questi termini, allora le emozioni saranno come tu le stai giudicando. Saranno come tu le stai giudicando. Le giudichi negative? Saranno negative. Le giudichi cattive? Saranno cattive con te. È un riflesso. Se tu invece approcci con l'approccio evolutivo, capisci che quell'emozione, quel dolore fisico, psicologico, quel Dio non ha lo scopo di farti soffrire, ma di scuoterti dal tuo torpore e ti sta chiamando a un viaggio iniziatico. Come vi ho detto già nel video Magia Pratica 4, il saggio non cerca una vita senza problemi e senza dolore, ma una vita con problemi belli e un bel dolore. Poi, che i problemi siano belli e il dolore non faccia soffrire, non dipende dagli eventi, ma come tu ti relazioni ad essi, quale percezione hai tu di essi. Allora, se intendiamo questi eventi, questi dei, come il linguaggio dell'anima del mondo, che poi è la nostra anima, e abbiamo come obiettivo quello di riparare tutte le fratture della nostra anima, allora sono belli. Se abbiamo come obiettivo quello di riparare le fratture della nostra anima e iniziare veramente a sentire il potere dello sciamano, del mago e co-creare la vita che abbiamo sempre sognato, allora i problemi sono belli, quel dolore è bello. Se invece non comprendiamo il linguaggio dell'anima, ma solo quello della mente razionale, allora i problemi e gli dei ci sovrastano, il dolore ci affossa, siamo vittime. Quindi sentire tutta la potenza e il peso che può essere psicologico, fisico, di quel dolore è il primo passo verso la cura, verso l'evoluzione, che è sempre una spinta verso gradi di libertà più elevati. Il dolore richiede silenzio. Quando ci lamentiamo, facciamo 2000 passi indietro. Il lamento è inutile, distoglie dalla consapevolezza del dolore. Il lamento è la vittima e ha origine nella condizione di impotenza, perché la vittima si sente impotente davanti a un Dio. Ti lamenti quando non ti senti in grado di cambiare le cose. E invece tu con questo approccio tu le puoi cambiare, cambia adesso il tuo destino. Cioè, il dolore è, possiamo dire, uno stratagemma che la natura mette in atto per spronarci a un'azione evolutiva.
Allora solo ascoltando fino in fondo questo dolore, questo Dio, ricevi lo stimolo per compiere la giusta azione. Il dolore è uno spirito, è un Dio con il quale instaurare una relazione di dialogo. La relazione è sempre con l'emozione, col dolore, con lo spirito. Ti prego, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Il dolore, ma come pure la malattia, ve l'ho scritto anche nel mio libro Il risveglio della coscienza, non ha lo scopo di farti soffrire, ma di risvegliare in te il tuo ingegno oltre i confini della mente. Perché, come vi ho detto anche nel video Magia Pratica 1, la mente è una diga, l'emozione forte che scatena quel dolore ha lo scopo di squarciare la diga della mente. Perché quando il dolore è molto intenso, la mente si frantuma, i pensieri si frantumano. A quel punto tu sei tutto ciò che ne rimane, non l'io delle credenze limitanti che grazie al dolore si frantuma, ma tu sei il sé, puro, cristallino, un principio di consapevolezza e di visione. Quindi quando tu approcci al Dio che ti dà il dolore dell'emozione, che sia fisica, psichica, allora il dolore si esprimerà come forza, come energia capace di spegnere la mente, di dissolvere l'io e di aprire un varco attraverso il quale puoi comunicare finalmente con gli dei. E capirai che lasciandoti fluire al dolore e al Dio, distruggendo l'io, il senso dell'io, distruggendo i tuoi pensieri, affidandoti al Dio, al dolore, alla forza, tu sei finalmente morto. E allora sì che inizi a vivere, perché nella morte hai trovato la tua più potente alleata. L'emozione, quando inizi a sentirla tutta, ad accoglierla, ad abbandonarti attivamente al Dio che porta quell'emozione, vi rendete conto piano piano, come tantissimi di voi mi avete scritto, soprattutto sulla rabbia, no? Il Dio Ares. Allora vi rendete conto a un certo punto che è pura energia. Non è più collocabile in una categoria di giusto, sbagliato, bene e male. No, negativo, positivo, è pura energia. E quel Dio Ares vi dà la forza, facendo diventare la rabbia impeto guerriero. E però viviamo in un sistema in cui c'è questa psicologia da bar, elimina le emozioni negative, smetti di avere pensieri negativi. No, aspettate un attimo, qua c'è il giudizio in mezzo, devo cambiare mente, devo avere altri parametri. Qui non è questione di eliminare pensieri negativi, è questione di non vedere negativo ciò che accade. E allora lì cambiano le cose. Avere la forza di supportare il ruggito del Dio che si sta manifestando attraverso di te. Allora vogliamo diventare maghi o rimanere vittime? Allora abbiamo spiegato il ruolo salvifico delle emozioni che la tua mente razionale giudica negative. Bene. Quindi tutti i pensieri negativi hanno a che fare, la maggior parte, con una mancanza di consapevolezza delle cose, di cui però ce ne stiamo facendo capaci, cioè ci stiamo rendendo consapevoli delle cose e di come funzionano. Se succede qualcosa di male, male rispetto a quale parametro? È la consapevolezza e la conoscenza che stiamo facendo qui che ci rende liberi dal pensare male rispetto a ciò che accade. Bene, vediamo adesso di parlare di quel, possiamo chiamarlo pensiero ossessivo, dell'ossessione di qualcosa. Allora, il pensiero ossessivo arriva da una incapacità di far fluire la propria energia. Siamo pieni di credenze limitanti per questo limitato senso dell'io.
e quindi non avendo la nostra natura selvaggia libera di esprimersi, la mente si arrovella su pensieri inutili. La verità, cioè la vera utilità, è che la nostra natura selvaggia vuole esprimersi, c'è il Dio Pan che vuole esprimersi. E allora come agire quando la mente va in tilt con un pensiero ossessivo? Agire sul corpo, sul corpo. Fate cose che la vostra mente giudicherebbe insensate, stupide, insignificanti, ridicole. Fate tutto l'opposto. Ve l'ho detto già un'altra volta questo. Io lo applicavo anni fa, quando lo studiai per la prima volta dal maestro Jodorowsky. Iniziate a sfarfallare, a dire cose insensate che la vostra mente giudica stupide, tipo mi sta facendo ridere questa cosa. Non sapete come non riuscivo a farlo all'inizio io. La misura che è una cosa che funziona è perché non riuscite a farlo. Se riuscite a parlare altre lingue che non esistono, ok? Per un quarto d'ora. Per un quarto d'ora nutrite la parte selvaggia. Il pensiero ossessivo sparisce. Perché vi ho detto anche lavorare sul corpo? Danzate, mettetevi musica tribale, che ci siano i tamburi o musica sciamanica. Le potete trovare ovunque, shamanic drums, o drums come si dice, drums. Iniziate a danzare, muovere il corpo senza senso, lasciatevi guidare da questa energia che è tutto energia. Il pensiero ossessivo è un'energia canalizzata non nel modo giusto, mi spiego. Fate quello che la vostra mente vi giudica ridicolo. Fate l'opposto, fatelo almeno per un quarto d'ora. Il pensiero ossessivo vi passa e non sapete quanto sarà difficile farlo. Perché per me era molto difficile farlo. Nella misura in cui è difficile vuol dire che funziona. Quindi, ragazze mie e ragazzi, e con questo per oggi concludo qui. Io vi auguro una morte straordinaria e una vita epica. Vi abbraccio tutte e tutti, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!